Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Segreti Turchi. Nel video di oggi trovate tutti i dettagli. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi, potete sostenermi ancora di più cliccando su Unisciti qui sotto. Grazie di cuore, ora guardiamo insieme il video. Nel vortice spietato dello spettacolo, dove le vite private diventano racconto pubblico e ogni gesto rimbomba oltre confine, è emerso un episodio che ha riacceso vecchie tensioni e sollevato nuove domande. La rottura tra Cenk Torun e Mahsine Merabet, già di per sé notizia capace di far tremare gli equilibri, sembra aver innescato un capitolo inatteso, il presunto intervento della madre di Cenk, che, secondo indiscrezioni ricorrenti, avrebbe deciso di presentarsi sul set della serie Esref Ruia con un obiettivo che alcuni definiscono strategico e altri squisitamente emotivo. Solo la possibilità di un incontro simile ha risvegliato memorie condivise e riportato al centro il nome di Mahsine, stavolta non solo come artista amata ma come cuore di un intreccio delicatissimo. Le ricostruzioni trapelate, sempre avvolte dal riserbo e raccontate in più versioni, concordano su un punto: la presenza della madre non è stata un gesto casuale. Chi giura di averla incrociata descrive un incontro breve, composto, rispettoso, consumato in uno spazio appartato del set, quasi fuori dal tempo. Nessuna foto, nessun video, solo parole che hanno preso velocità, correndo di chat in chat, fino a diventare un brusio collettivo. Nell'ambiente, dove talvolta il silenzio pesa più dei comunicati, proprio quell'assenza di immagini ha acceso interpretazioni opposte. C'è chi ha intravisto un tentativo di placare le ansie e aprire un varco alla riconciliazione, e chi invece ha letto la mossa come una manovra per governare la narrazione mediatica, evitando che il vuoto comunicativo fosse riempito da altri. Non va dimenticato che la relazione tra Cenk e Mahsine è stata per anni un riferimento emotivo capace di legare fan di generazioni diverse. La loro alchimia sul set, e quel filo sottile che molti giurano di aver colto anche fuori dal copione, sono rimasti impressi nella memoria del pubblico. Ecco perché l'idea che la madre di Cenk cerchi oggi un contatto con Mahsine non risponde solo alla curiosità dei tabloid, tocca una corda sensibile, alimenta la sensazione che questa storia potrebbe riscriversi con capitoli nuovi, forse più complessi, forse più maturi. Come prevedibile, le reazioni si sono moltiplicate. Dal piccolo cerchio attorno a Mahsine sono emerse versioni differenti. Da un lato, chi sostiene che lei abbia ricevuto la visita con cortesia e un rigore assolutamente professionale, dall'altro, chi racconta che l'incontro abbia lasciato Mahsine assorta, attenta a non esporsi, senza affrettare alcuna risposta pubblica. Ci sono cose che potrei dire avrebbe confidato a persone di fiducia, ma non adesso. Una frase asciutta, eppure magnetica, che invece di placare le acque ha aperto nuove piste interpretative. C'era una disponibilità a dialogare? O soltanto una gentilezza necessaria per chiudere, con educazione, un capitolo di voci insistenti? Sul fronte opposto c'è Cenk, la cui postura ha attirato un'ondata di attenzione altrettanto rumorosa. In queste ore l'attore si è tenuto lontano dal rumore, scegliendo i social per condividere solo ritagli di quotidianità. Allenamenti, momenti di calma, un libro intravisto sul tavolo, tramonti misurati. Nessuna parola diretta sulla frattura sentimentale che ormai domina i titoli. Alcuni commentatori leggono questo silenzio come un segnale calcolato. La mancanza di una dichiarazione pubblica potrebbe indicare che siano in corso conversazioni discrete, mentre lui prova a proteggere la propria intimità nella fase più vulnerabile. Altri, più scettici, sospettano che il silenzio sia solo il preludio a una presa di posizione netta, magari imminente. In questa scacchiera di emozioni e congetture, i sussurri hanno un valore sproporzionato. C'è stato davvero un incontro decisivo tra la madre di Cenk e Mahsine? La famiglia sta cercando di spianare la strada a una ricucitura capace di porre fine al periodo più turbolento dell'attore. Oppure si è trattato unicamente di un gesto umano, forse materno, nato dal bisogno di rimettere ponti e alleggerire ferite? La verità, almeno per ora, resta dietro porte chiuse e conversazioni a bassa voce. I giornalisti che seguono da vicino il settore hanno iniziato a mappare i possibili sbocchi.
Gli scenari vanno dal più sobrio, uno scambio cordiale di buone intenzioni senza conseguenze pubbliche, al più dirompente. Una dichiarazione congiunta, un chiarimento formale, persino il riaffiorare di sentimenti capaci di ridisegnare l'orizzonte emotivo dei protagonisti. In ogni caso, anche la sola ipotesi di un riavvicinamento tra Cenk e Massine mobilità non solo i fan più nostalgici, ma anche la macchina promozionale, sempre pronta a far leva sulle storie che sanno catturare l'immaginazione. I sostenitori, dal canto loro, non hanno smesso di costruire trame parallele. Nei forum e tra i commenti, le testimonianze spaziano dalla speranza romantica al sostegno incondizionato, fino alla diffidenza più tagliente. Se non parlano è perché qualcosa bolle in pentola, scrivono alcuni. Questa sa di messi in scena, ribattono altri, più amari. Il fervore collettivo alimenta l'aspettativa e trasforma ogni gesto apparentemente banale in un indizio di qualcosa di più grande. Da un punto di vista professionale è doveroso sottolineare un fatto. Nello showbiz la linea fra vita reale e rappresentazione è sottile, spesso vibrante. Ancor di più quando entrano in gioco figure amate in più paesi. Qualsiasi movimento, anche il più minimo, rischia di diventare narrazione di massa. Per questo, chi accompagna gli artisti preferisce la prudenza, niente dichiarazioni avventate, relazioni pubbliche coltivate con pazienza, gestione attenta dell'impatto mediatico. E adesso, cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni? Le attese si stringono attorno a poche ipotesi concrete, un annuncio ufficiale di uno dei protagonisti, la comparsa di nuove foto o testimonianze che confermino o smentiscano la visita sul set, una frase sibillina sui social, capace di moltiplicare letture, o, nello scenario meno probabile ma non impossibile, un silenzio assoluto destinato a prolungare l'incertezza. In ogni caso, la macchina delle storie non si fermerà. Ci saranno nuovi titoli, nuove domande, nuove piste. Intanto, sul set di Esref Ruya, l'aria resta sospesa. C'è chi racconta di uno sguardo lungo appena oltre il ciak, come se Massine avesse raccolto i pensieri in una pausa più silenziosa del solito. Il suo team avrebbe chiesto rispetto e discrezione, ripetendo che il lavoro viene prima di tutto. Una posizione comprensibile, le riprese sono serrate, gli orari impongono disciplina, e ogni deviazione rischia di costare cara. Dietro le quinte, però, la dimensione umana fa capolino. I colleghi sanno quando un sorriso è un dovere e quando, invece, è spontaneità. E alcuni giurano che quell'incontro familiare, per quanto breve, abbia lasciato nell'aria il profumo dolce e inquieto delle cose in sospeso. A margine, pesa anche un'altra variabile, il pubblico a memoria lunga. Si ricorda dei primi eventi condivisi, delle interviste in cui bastava uno sguardo per dire più di 1000 parole, delle foto rubate che sembravano scatti di un film romantico. Ricorda soprattutto come, a un certo punto, la storia sia scivolata via dai riflettori principali e sia diventata un racconto a puntate, fatto di apparizioni dosate e silenzi ben costruiti. È questa memoria che oggi rende ogni accadimento più eloquente. E poi c'è Cenk, con la sua calma apparente. Qualcuno lo ha avvistato in palestra, altri lo dicono di passaggio tra 7 riunioni, come se tenesse insieme il quotidiano con una disciplina da atleta. Non una parola fuori posto, non un like che tradisca sbilanciamenti. È un atteggiamento che convince chi ama la discrezione e irrita chi pretende verità immediate. Ma è un tratto coerente con un periodo in cui anche un sospiro diventa titolo. Nel frattempo, gli addetti ai lavori incrociano dati e impressioni. Se la visita sul set è avvenuta davvero, non è avvenuta a caso, su questo concordano quasi tutti. Un gesto del genere, da una madre, parla di protezione e timore, di desiderio di intervenire dove le parole non bastano più, o dove l'orgoglio tiene bloccate strade che una volta erano aperte. E se l'intento fosse stato quello di restituire voce alla parte più fragile del racconto, offrendo a Massine lo spazio per dire ciò che a volte si tace? O, al contrario, se la visita avesse avuto l'obiettivo di prendervi le misure, di capire il terreno emotivo prima di suggerire una mossa decisiva? Le ipotesi si moltiplicano, e con loro le aspettative. Alcuni commentatori, con prudenza,
Invitano ad abbassare i toni, forse si tratta solo di un gesto personale, non destinato alla scena pubblica. Forse, dicono, la cosa più grande che può accadere è un chiarimento lontano dai microfoni, che non produce scoop ma ricompone equilibri radicali nella vita di due persone. Altri, più inclini al racconto, sognano un ritorno insieme, magari un'apparizione che spazzi via i sospetti e restituisca al pubblico la coppia che ha imparato a seguire. Tutto è possibile e niente è garantito. Ci sono stagioni in cui le storie d'amore crescono dentro il mistero, e l'assenza di una parola diventa il modo più potente per attrarre tutte le altre. Qui, a Segreti Turchi, cerchiamo di seguire ogni filo con attenzione e rispetto. Ci interessa la verità dei fatti, ma non dimentichiamo mai che dietro ogni notizia ci sono persone, fragilità, scelte. Voi cosa pensate? L'intervento della madre di Cenk nasce da un impulso sinceramente familiare o è una mossa calibrata per proteggere l'immagine del figlio? Credete che Maassine sia pronta a un confronto dopo tutto questo tempo? O finiremo per archiviare l'episodio come un'altra voce rimasta senza conferme? Scriveteci nei commenti. La vostra prospettiva aiuta a capire come raccontare una storia che sta ancora scrivendo i propri capitoli. E se desiderate aggiornamenti esclusivi e analisi approfondite su questa e altre vicende del mondo dello spettacolo, iscrivetevi a Segreti Turchi, mettete un like al video, attivate le notifiche e, se volete sostenerci in modo speciale, cliccate su Unisciti per accedere ai contenuti extra. Non dimenticate, nel mondo delle celebrità, realtà e finzione spesso si sfiorano e si confondono. A volte la verità ha bisogno di tempo, altre si presenta quando meno te l'aspetti. Noi siamo qui per seguire la scia, verificare le fonti e raccontare con responsabilità ogni sviluppo. Restate connessi a Segreti Turchi, la storia di Cenk Maassine potrebbe avere molti altri capitoli. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video. A presto e buona serata!